L'eschimo è una manovra molto importante in quanto evita situazioni di difficoltà per noi e per gli altri canoisti con cui ci troviamo in acqua. Inoltre la sicurezza di non finire a bagno permette di gestire con maggiore tranquillità altre manovre e situazioni più impegnative. Ci sono vari metodi per imparare questa tecnica, qui andiamo a vederne uno insieme ad alcuni esercizi che trovo utili. Quando si pensa all'eschimo, dico sempre che bisogna immaginare una barca a vela ribaltata. Con la vela tesa sarà difficile girare la barca, in quanto questa prende acqua ed oppone resistenza. Se però la vela si frettesse durante la manovra, non opporrebbe resistenza e sarebbe molto più facile far ruotare lo scafo. Il kayaker deve comportarsi esattamente come la vela, pensando prima a far ruotare lo scafo e dopo ad uscire con il corpo e la testa fuori dall'acqua. Per eseguire l'eschimo ci si posiziona con il busto in avanti, spostato verso un lato del kayak e con la pagaia fuori dall'acqua lungo il fianco dell'imbarcazione, mentre la mano destra fa un movimento di decelerazione per dare la giusta inclinazione alla pala rispetto alla superficie dell'acqua. Quest'ultima parte è importante in quanto durante il movimento la pala farà un effetto alettone sull'acqua, generando una forza che permetterà di avere un appoggio. Una volta in posizione si esegue un movimento con la pagaia disegnando un semicerchio sulla superficie e contemporaneamente con il bacino, il fianco ed il ginocchio destro che preme sul premicosce si fa girare lo scafo, mentre la parte superiore del corpo contribuisce ad imprimere la rotazione flettendosi come la vela. Anche la testa contribuisce alla riuscita della manovra, piegandosi progressivamente verso la spalla e la testa idealmente sarà l'ultima ad uscire dall'acqua. Per un giusto movimento della pagaia sarà necessario tenere il braccio destro dritto e passare durante la manovra vicino all'orecchio. Nella parte finale il braccio si allontana dalla testa ed il corpo si riporta in posizione normale sopra lo scafo. Tutte queste fasi vanno eseguite in modo da dare origine ad un unico movimento, che è appunto l'eschimo. Dopo essere riusciti ad eseguire la manovra, è necessario continuare ad allenarsi per affinare la tecnica ed acquisire sicurezza. Soprattutto all'inizio smettere di allenare l'eschimo porterà a non saperlo fare bene e con buona probabilità non riusciremo ad eseguirlo proprio quando ne avremo più bisogno. Può capitare dopo un certo periodo di iniziare a fare degli errori e non riuscire più a girare il kayak. In questo caso basterà dedicare un po' di tempo all'allenamento, magari con qualcuno che guardando da fuori sappia indicarci cosa correggere. Per concludere, in un ribaltamento la prima cosa e la più importante da fare, soprattutto in fiume, è chiudersi in avanti, anche se non riusciamo subito a metterci in posizione per l'eschimo, in quanto bisogna assolutamente evitare di esporre il viso sott'acqua. Questa posizione ci permetterà di allontanarci il più possibile dal fondo e nel caso di urti con i sassi l'impatto avverrà sul casco e non sul viso. Dopo la spiegazione teorica della tecnica, un metodo che seguo è quello di accompagnare la pagaia dell'allievo guidandola e sorreggendola durante la manovra, per dargli poi sempre meno supporto fino a lasciarlo provare da solo. Trovo ciò particolarmente utile in quanto le prime volte sott'acqua si è disorientati. Inoltre l'idea di avere una persona vicino dà maggiore sicurezza. Successivamente lascio che l'allievo provi 2 o 3 volte da solo. Sarà lui ad indicarmi quando aiutarlo a risalire battendo con le mani sul fianco del kayak. Una volta fuori vado a spiegargli quali errori commette. Un esercizio che trovo utile è l'appoggio continuo, che aiuta a capire alcune parti dell'eschimo. Si può iniziare con uno sbilanciamento minimo per capire il movimento della pala e il sostegno che ci offre l'acqua, fino a sbilanciarsi sempre di più,
man mano che si acquisisce sicurezza, comprendendo l'importanza di flettere il corpo nella giusta direzione. Il vantaggio di questa manovra è che si può restare con la testa al di sopra della superficie, quindi ci si può concentrare meglio sulla tecnica. Una volta capito l'eschimo ci si può allenare con l'assistenza di un'altra persona in kayak e quando si ha bisogno si può chiedere la punta al compagno battendo con le mani sul fianco della propria imbarcazione. Il mio consiglio è di imparare l'eschimo sia a destra che a sinistra. Un esercizio per i più esperti può essere quello di fare 4 eschimi consecutivi alternando i lati. Un errore comune quando si esegue la manovra è quello di piegare il braccio, cosa che ci porterà a far affondare la pagaia dritta verso il fondo, facendo così perdere la possibilità di un appoggio. Un altro errore è quello di cercare subito di portare la testa ed il corpo fuori dall'acqua. In questo modo ci comporteremo come la vela rigida di cui abbiamo parlato e non imprimeremo con il fianco la giusta rotazione allo scafo. Infine, non decelerare con la mano prima di iniziare la manovra darà alla pala un'inclinazione sbagliata, così questa tenderà ad affondare senza fornirci appoggio.